Ciao a tutti, amici del Leone. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di maggio 2022. Sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte, grazie, di maggio 2022. Wow, gli amanti e la voglia. Due bellissime carte, amici del Leone. Gli amanti parla di equilibrio, armonia, parla di un qualche tipo di relazione che ha un amore corrisposto. È una bellissima carta, parla di un inizio di una relazione per qualcuno, no? O anche avere la forza di iniziare una relazione. Per altri può significare il fare una scelta secondo il cuore, per amor proprio. E la forza, la voglia, scusate, che è la carta della forza, indica proprio il trovare, il dover affrontare con coraggio questo tipo di scelta, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa hanno da dirvi. Ok, allora, partiamo con una regina di coppe al contrario. Quindi la regina di coppe al contrario potrebbe significare il fatto che o è una donna magari all'interno del vostro intorno sociale, potrebbe rappresentare appunto una donna o un'energia femminile, oppure potrebbe rappresentare il fatto che in questo momento siete un po' in una sorta di confusione emotiva, mi verrebbe da dire. Mm? La regina di coppe normalmente parla di una persona che è in connessione con quello che è la propria affettività e la propria emotività. In questo caso, appunto, essendo girata al contrario, eh, probabilmente siete un po' sprofondati in quello che è la vostra emotività, siete un po' sommersi, mi verrebbe da dire, come se non aveste ben chiaro qual è l'ordine delle emozioni che state provando, ok? E questo perché segue poi un 3 di spade, quindi probabilmente qui c'è qualcuno che ha una sofferenza dentro il cuore che ancora non si riesce a sciogliere, che ancora ci si porta dentro. Può essere che con questa regina di coppe al contrario, dovuto a questa sofferenza, la reazione sia stata un po' quello di ignorare o di ehm, come vi posso dire, congelare tutto quello che è la sfera, del cuore, tutto quello che è la sfera affettiva, emotiva. Abbiamo poi però la bellissima carta del mondo, quindi io sento che qui si tratta di cambiare completamente quello che è il vostro mondo interno, ma anche quello esterno, io direi. Potrebbe anche parlarmi di un viaggio per qualcuno o di un trasferimento, ok? Comunque la carta del mondo è una carta che parla di cambiamenti, parla di nuove nascite, è un arcano numero 21, è la chiusura di un ciclo. Sento che molte persone probabilmente con la carta degli amanti arriveranno a fare quel tipo di scelta che serve per concludere il ciclo di cui ci parla il mondo. Proseguiamo poi con la sacerdotessa, e qui probabilmente suggerisce il fatto che non si stia ascoltando molto il proprio intuito. C'è, sento, come una carenza, se vogliamo, in quello che è la parte dell'ascolto da un punto di vista di energia femminile, perché sia la regina di coppe, al contrario, sia la sacerdotessa mi dicono un po' questo. È come se ci fosse qualcuno probabilmente che qui è talmente ha sofferto talmente tanto che un po' ha chiuso il cuore. Chiudendo il cuore si chiude anche un po' quello che è la ricettività, se vogliamo, ok? Ehm, C'è la parte proprio, diciamo, intuitiva. Mi parlano di reni, quindi se qualcuno avesse problemi di reni è consigliato di bere molto.
Abbiamo poi la carta della morte, abbiamo il re di spade e il cavaliere di spade. C'è da tagliare con questa morte una situazione, ma infatti qui avevate gli amanti. Ho già accennato subito che poteva essere anche il dover prendere una scelta e con questa morte lo vediamo. Dobbiamo lasciar stare, dobbiamo, diciamo, dimenticarci, dobbiamo tagliare, dobbiamo lasciare indietro quello che potrebbe essere un pensiero, un dolore. Vi ricordo che qui avevamo il 3 di spade, quindi un tradimento, qualche tipo di ingiustizia che magari c'è stata, per riuscire a progredire, diciamo così, per riuscire ad andare avanti. Io credo che questo re di spade sia la carta giusta che vi consiglia di essere determinati, di essere ad un certo punto anche logici, okay, e poi abbiamo un cavaliere di spade che di nuovo rinnova quello che potrebbe essere, questa determinazione nell'andare avanti nella vostra vita. Per qualcuno potrebbero rappresentare 2 persone diverse, il re di spade e il cavaliere di spade, e la morte potrebbe proprio dire che è il caso di allontanarsi da queste 2 persone, con determinazione, senza pensarci, senza farsi prendere troppo dalle emozioni, dal cuore, semplicemente è una scelta razionale, che va fatta, okay, e sento che con la carta della voglia molte persone qui riusciranno a fare questo tipo di scelta, non dico senza problemi e senza sofferenza, però comunque con una sorta di serenità interiore. Allora, andiamo a vedere di che cosa ci parla la regina di coppe al contrario. 7 di coppe al contrario, 3 di pentacoli al contrario e la carta del sole. Sì, qui, con il 7 di coppe al contrario si parla di qualche tipo di illusione che c'è stata probabilmente. Abbiamo un 3 di denari, può far riferimento per qualcuno a una casa, magari, c'è stata la promessa di andare a vivere insieme piuttosto che di una ristrutturazione. Abbiamo anche la carta del sole, quindi per qualcuno potrebbe far riferimento a dei figli, al fatto che ci siano magari state delle promesse. Il 3 di denari fa riferimento anche alla responsabilità, quindi potrebbe essere che qualcuno non si è preso le proprie responsabilità, magari proprio con dei figli, visto che comunque qui abbiamo il sole. Se non fosse il caso vostro, nel senso che non avete figli, il sole potrebbe rappresentare quello che è il bambino interiore, okay, quindi, qui si parla di un qualche tipo di ferita molto profonda, nel senso che, è andata un po' a ricalcare orme vecchie, orme ferite già cicatrici diciamo già chiuse, è come se fossero andate un po' a riaprirle. Questo 3 di spade spiegato un'altra volta dalla regina di coppe, vi era appena uscita sopra qua all'inizio, un 10 di denari e un 6 di bastoni. Quindi qui c'era quello che io credo che allora, o la regina di coppe potrebbe essere una persona che vi ha creato questo 3 di spade, che vi ha creato questa sofferenza, okay, potrebbe essere un'energia femminile o una donna, perché comunque, sento che potrebbe essere tranquillamente una madre, perché abbiamo anche la carta del 10 di denari. Potenzialmente potrebbe essere una persona che vi è venuta in aiuto, okay, e potrebbe anche perché abbiamo 6 di bastoni comunque, è come se per certi versi vi stesse supportando in questo dolore, oppure per qualcuno potrebbe essere la persona che ha causato questo dolore, okay? La sento in realtà la regina di coppe io la sento molto come un'energia materna, un'energia accogliente. Sento di più un'amica che vi abbraccia in questo senso, più che una persona che faccia qualcosa per ferire o per una lotta di potere o una sete di vittoria. Però prendetelo come come meglio vi risuona, okay? Andiamo a vedere questo mondo per piacere, grazie. Allora abbiamo il 6 di coppe al contrario e un 8 di pentacoli. Io credo che ci si vorrebbe staccare da qualche situazione legata all'infanzia, legata al passato, perché, il 6 di coppe parla può essere anche un lavoro magari di famiglia,
potrebbe essere in quel senso la relazione qui, perché comunque abbiamo sia l'8 di pentacoli che il 10 di pentacoli che la regina di coppe, e quindi è come se qualcuno qui volesse cambiare questo tipo di realtà. O per altri potrebbe far riferimento al fatto che si vuole cambiare il tipo di quotidianità, che esiste in questo momento, magari non siete proprio, soddisfatti insomma. Andiamo a vedere la sacerdotessa per piacere, grazie. La temperanza al contrario. E il 2 di pentacoli al contrario. C'è una sorta di equilibrio barra disequilibrio. Vi faccio caso che avete 2 di pentacoli e 2 è la carta della sacerdotessa, ok? C'è una sorta di indecisione, è come se sì, io vedo perché ma ve lo dicevo prima, qui abbiamo quello che è una sorta di, immersione nei sentimenti. Qui è una sorta di come vi posso spiegare, struttura mentale, e sento che qui in mezzo è proprio quello il bivio, la bilancia, quello che ci dice la temperanza che non è in equilibrio, la vostra parte emotiva con la vostra parte mentale, come se da un lato vorreste far una cosa e dall'altro vorreste fare un'altra cosa. E diciamo che avendo anche qui gli amanti, posso capire, la scelta, okay? Andiamo a vedere la morte. Abbiamo un 3 di coppe, un 7 di pentacoli e la carta degli amanti che si ripete. C'è una sorta di trasformazione, di cambio. Le carte qui fondamentalmente vi dicono, aspettate, è solo questione di tempo, okay, e ci sarà quello che è ehm, la vostra unione d'amore e c'è la celebrazione qui, okay, quindi c'è il festeggiamento, c'è quello che è il portare alla luce quello che potrebbe essere una relazione che fino adesso magari è rimasta un po' in sordina. Andiamo a vedere questo, re di spade per piacere. Il mondo al contrario è la ruota della fortuna. Wow! Quindi sì o sì, qui qualche cosa cambia. Questo re di spade, se non siete voi che fate arrivare questa morte, qui c'è la ruota della fortuna e l'energia del mondo che già avevate qui, quindi già c'era un come vi posso dire, un preannuncio, un'idea, ecco, di voler cambiare qualche cosa e qui vediamo che arriva la ruota della fortuna, quindi arriva un avvenimento esterno, arriva qualche cosa che fa cambiare le cose fondamentalmente, che porta a quello che è un aiuto. Può anche parlarmi la ruota della fortuna di qualche vincita al gioco, di qualche eredità. Terminiamo poi con il cavaliere di spade spiegato di nuovo dalla sacerdotessa che avevate già qui e dal 9 di bastoni. Quindi, quello che sento allora il cavaliere di spade alla fine della lettura mi fa pensare che voi alla fine poi, quando tutto questo cambia, voi riuscite a fare il taglio e tutto quanto, alla fine arriva questa ruota della fortuna e potrebbe essere che vi porti questo re di spade. Ripeto, applicatelo alla vostra situazione come vi risuona. Il re di spade potrebbe essere la persona per qualcuno da cui allontanarsi con questa morte, però sinceramente vedendo gli amanti qui, è come se fosse il passaggio successivo, è come se fosse la persona che potenzialmente con questa ruota della fortuna potrebbe arrivare. E qui, con questo cavaliere di spade, sento che molte persone potrebbero avere questa tendenza un attimino a scappare per paura. Cacciano un po' in fondo quello che è l'istinto, la sensazione magari di voler stare, proprio per paura, perché hanno messo delle difese, per non soffrire più. Perché comunque qui vi ricordo che avevamo il 3 di spade, che è una carta che parla comunque di un cuore trafitto, un cuore che ha, sofferto insomma. Okay, andiamo a vedere
gli oracoli degli angeli del cuore che cosa vi dicono. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i loro like, con le condivisioni, con i commenti e con le loro iscrizioni, quindi grazie. Ok. Guardate, sentimenti romantici, i tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. Quindi questa sacerdotessa, le sensazioni che avete bisogna ascoltarle, non bisogna far finta di niente perché avete paura, ok? Quindi per le persone che incontreranno quest'ora di spade, questo nuovo personaggio abile comunque nel dialogare, anche nel saper ascoltare. Esprimete i vostri sentimenti, non fate finta di niente, insomma, perché comunque avete la carta degli amanti, parla di innamoramento. Ok, allora qui abbiamo dono, ah che bello, e qui avevamo la ruota della fortuna, quindi può essere veramente un dono di tipo fisico, un dono di tipo psichico, uno di quei doni che vediamo che ha le mani illuminate, no? Come se potesse curare con le mani. Poi abbiamo luce interiore, wow, e questa qui è tutta illuminata, ha i 7 chakra illuminati e anche le mani, quindi di nuovo si tratta di quello che è il potere di guarire, ma infatti molte persone, cioè avendo anche qui la sacerdotessa, io sento che molte persone una volta che girano questa regina di coppe al dritto e che quindi riescono ad entrare in connessione con quello che è il loro lato emotivo, riescono anche ad ascoltare meglio il loro intuito, la loro parte ricettiva. Abbiamo anche autenticità, questa mascherina si sta togliendo la maschera, quindi qui si parla di non raccontarsi bugie, si tratta di essere onesti fondamentalmente con se stessi, su quello che si vuole, su quello che si merita, ok? Fare le scelte per amor proprio, appunto. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!